Ed eccoci qua, finalmente si torna a casa nostra dopo mesi di attesa, dopo un'estate rovente, ma solo per le temperature, si torna finalmente al Via del Mare per Lecce, Roma e oggi siamo qui in questo video per dare un primo sguardo a questa partita, quindi vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace, di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti, di iscrivervi al canale se siete nuovi. Partiamo ovviamente dai nostri avversari, partiamo dai giallorossi capitolini che arrivano dall'esordio in campionato con un secco 4-0, un poker rifilato alla Fiorentina di Fabio Grosso con la tripletta di Malen, la tripletta di assist di Dybala e poi il poker calato da Nicolò Pisilli. Questa Roma mi è sembrata una squadra già rodata, molto fisica, tanto dinamica, tanto compatta, con un Dybala che sembra in estate aver bevuto dalla fonte di eterna giovinezza, con la speranza che questa benedizione lo tenga lontano dagli infortuni per tutta la stagione. Con un Gasperini che sorride, si gode il primo posto, praticamente in solitaria per quello che è la differenza reti, e arriverà a Lecce consapevole di affrontare una squadra di livello inferiore rispetto ai viola, ma non per questo meno arcigna da affrontare, perché il nostro Lecce, nonostante tutte le difficoltà, sa sempre come farti apprezzare, sa sempre come uscire da tutte le difficoltà, e quindi spero che anche in questa partita si possa vedere un Lecce un pochettino più tosto da affrontare, con qualche soluzione in più. Ma la squadra della Roma è già completa, i nuovi innesti si sono inseriti bene, viaggiano tutti già con una quinta marcia inserita, e per quello che mi è sembrato appunto per questa prima giornata di campionato è una delle squadre, se non la più in forma del campionato. È una Roma che sarà dura da battere, una Roma che probabilmente lotterà fino alla fine del campionato per prendersi magari un posto in Champions. Io non so se arriveranno magari a lottare per lo scudetto, e nel caso siete curiosi di vedere la mia prediction sulla classifica finale di questa Serie A 26-27, adesso qui in alto fra le schede vi sta uscendo il video appunto sulla prediction, quindi se non l'avete ancora visto andatelo a vedere e fatemi sapere la vostra su quella prediction. Adesso, chiusa la parentesi Roma, che ci interessa sì, ma relativamente, passiamo al nostro Lecce. Passiamo al nostro Lecce perché in questi giorni e anche in queste ore ci sono delle notizie di calciomercato che ci stanno accompagnando, e partiamo da ieri sera, dove si è giocata la partita di ritorno tra l'Apoel e l'Atalanta, dove l'Atalanta vince 1-0 e quindi con il risultato totale riescono a passare il turno, e questa partita ci interessava proprio per vedere Turiel gioca, non gioca, non gioca. Entra a partita in corso, gioca solo 25 minuti, tanti passaggi completati al 100%, 6 passaggi nella metà campo avversaria, 2 scontri e 2 contrasti vinti su 2. Quindi una partita, quella di Turiel, che comunque fa vedere quelle che erano già le sue qualità. E dopo una proposta avanzata a Lecce e rifiutata appunto dalla sua squadra d'appartenenza, questa uscita dalla competizione europea potrebbe effettivamente sbloccare magari questa trattativa e portare il calciatore a Lecce in questi ultimi giorni di mercato. Perché però l'Apoel ha fatto muro? Intanto perché è un beniamino della tifoseria, la tifoseria non vuole lasciarlo partire, ma c'è già il benestare del calciatore. Il calciatore vuole andare via, il calciatore vuole cimentarsi in una nuova esperienza in un campionato importantissimo come quello della Serie A. C'è già l'accordo anche sulla base dell'ingaggio, che dovrebbe essere di circa 700.000 euro, quello offerto da Lecce, praticamente più del triplo rispetto a quello che prende attualmente, ossia 200.000 euro, comunque giù di lì. E quindi, insomma, aspettiamo. Vediamo che cosa succede, se si sblocca o no, lo scopriremo probabilmente già in queste ore del 28 di agosto. Dembélé.
Dembélé, perché abbiamo tantissimi nomi ormai su cui bisogna aggiornarsi continuamente. Anche Dembélé sembra che la trattativa sia in fase avanzata, sulla base di, mi sembra, 2 milioni di euro, insomma, dovrebbe essere l'accordo con il Torino, quindi insomma aspettiamo anche per lui per vedere se riusciamo a completare questo reparto di difesa. Andrebbe a fare ovviamente il sostituto di Danilo Veiga. E per il momento però bisogna anche capire quelli che sono appena arrivati come, se e con quanto minutaggio verranno utilizzati proprio per la prossima partita, e stiamo parlando ovviamente di Fata e di Ilic. Se per Fata, che potrebbe essere già pronto, magari potremmo già vederlo da titolare, immagino, nella prossima partita, spostando, non lo so, Ndri sull'altra fascia, oppure mettendoci ancora Pierotti e lasciando Ndri in panchina, non lo so, però secondo me lo vedremo dall'inizio. Anche Ilic potrebbe essere una bella sorpresa vederlo già dall'inizio in un centrocampo a 3 con Koulibaly e Gorter, perché in questo momento credo che Gorter sia una pedina da usare, da sfruttare. Nella scorsa giornata ha avuto l'esordio da titolare in campionato, il primo gol in Serie A, il trofeo da MVP, quindi probabilmente il morale del calciatore è aumentato, si sente in fiducia, vorrà partire magari anche per una sfida un pochettino più importante con una squadra d'un livello molto più alto rispetto a quello del Venezia da titolare e provare a dare il suo apporto in questa partita. Quindi magari Ilic, Gorter e Koulibaly, potrebbe essere questo il centrocampo del nostro Lecce contro la Roma, vedremo, ma siamo attenti anche sul calciomercato in uscita, perché in uscita abbiamo Gabijan e Kaba. Se di quest'ultimo mi interessa veramente poco, già quando l'avevamo prestato al Nantes ero strafelice, stracontento, quindi immaginate quanto possa essere contento adesso se dovessimo riuscire a venderlo definitivamente. Per Gabijan ho pensato che sia un indizio sulla partenza di Thiago Gabriel. Vero che sono due calciatori diversi, con due ruoli diversi, con due valutazioni diverse, però se vendi Gabijan già ti ritrovi con un -1 lì in difesa, e vendere anche Thiago Gabriel vorrebbe dire coprire due posizioni. Io non lo so, io vorrei vederla nel modo più positivo possibile, quindi posiziono Gabijan che magari potrebbe fare ritorno in Francia, vado a coprire quella posizione e mi tengo Thiago Gabriel, almeno fino a gennaio, spero fino a giugno, ovviamente, però almeno fino a gennaio spero di riuscire a tenermelo, anche perché in questi giorni dove tutto si muove in maniera un po' più frenetica, non sembrano essere arrivate offerte, o almeno non sono arrivate offerte che soddisfino pienamente il Lecce sulla valutazione del calciatore, quindi per il momento Thiago Gabriel ce lo teniamo stretto, ce lo teniamo bello lì nella nostra zona di difesa insieme a Gasparro, Sibert che sia, e poi vedremo, però potrebbe essere un indizio. Aspettiamo e vediamo che cosa succede in questi ultimi giorni. Passando alla partita, un piccolo sguardo. È inutile dire che la Roma è di un livello molto superiore rispetto a noi, è veramente inutile dirlo, però per dovere di cronaca, diciamolo, mi aspetto una partita molto più complicata rispetto a quella che è stata col Venezia, ovviamente, anche se magari con questi due innesti qualcosa in più, qualche soluzione in più la si può avere, si è alzata un pochettino la qualità di questa rosa, quindi vediamo se hanno avuto il tempo di entrare subito nel meccanismo di gioco, di capire le idee di Di Francesco,
vedremo se scenderanno in campo dal primo o a partita in corso, se hanno abbastanza minuti nelle gambe da poter affrontare anche una sfida completa da 90 minuti. Ci sono tante incognite, tantissime incognite, ma abbiamo anche tante certezze, ossia quelle dei problemi del nostro Lecce che ci portiamo avanti da un sacco di tempo, problemi che si sono visti però maggiormente, secondo me, nella sfida con il Palermo in Coppa Italia, un pochettino meno nella sfida col Venezia, una sfida col Venezia in cui siamo stati surclassati quasi dal Venezia, con un gioco incredibile, veloce, ritmato, un Venezia che ha cercato in più occasioni di portarsi avanti, c'è quasi riuscito, 2 gol annullati e questo e quell'altro, ma un Lecce un pochettino più attento, un Lecce che ha saputo sfruttare al meglio le pochissime occasioni che ha avuto e portarsi sul doppio vantaggio, un Lecce che ha gestito bene tutte le difficoltà che già avevamo prima, le difficoltà che sono arrivate dal calciomercato perché il calciomercato ancora non era esploso, quindi ci siamo comportati bene, ma contro la Roma sarà una partita diversa. Contro la Roma non voglio vedere una squadra che va a giocare bassa, non voglio vedere una squadra che arretra con un baricentro molto, molto basso, perché vorrebbe dire lasciare spazio a tutti gli uomini del Gasp tra Malen, Dybala e tutti gli altri, senza andare a nominarli tutti, di giocare come vogliono loro, di lasciare spazio a Dybala di giostrare il pallone, di mettere il pallone per i compagni, a Malen di muoversi tra le linee, di andare a prendere il pallone e di finalizzarlo in porta. Dovrà essere una strategia completamente diversa, un baricentro un pochettino più alto per non lasciare troppo spazio dietro, per non lasciare troppa manovra, troppa prateria, perché sarebbe come darsi la zappa sui piedi e così te ne esci con un 6-0 tennistico, un cappotto sicuramente te ne esci. Quindi per me la strategia deve essere per forza di cose completamente diversa. Bisogna anche provare a prendere le difficoltà della Roma, qualora ce ne fossero, io spero di sì, perché con la partita scorsa, insomma, di difficoltà sembra ne abbiano avute abbastanza poche. 2 soli tiri arrivati, peraltro da fuori, da parte dei Viola, uno con Mastantuono che è finito altissimo, una Roma che insomma ci ha provato, ha tirato, ha fatto, e prima il primo, il secondo, il terzo, il quarto, poi altri gol mangiati, una partita che sarebbe potuta finire tantissimo a 0. Per fortuna si sono fermati al quarto, dico. Quindi è una Roma che viaggia a velocità della luce. E questo mi mette particolare tensione e apprensione, mi mette in apprensione per questa partita, perché la vedo veramente dura. Vedo un Lecce, non lo so, ancora non pronto per affrontare questo tipo di partite. Questa è l'idea che mi dà questo Lecce, però sono anche sicuro che il nostro Lecce riuscirà almeno a sorprenderci un pochettino, perché il nostro Lecce è fatto così, ci sorprende, ci fa vedere cose che non ci aspettavamo, quindi sì, sono preoccupato, sì, mi fa paura affrontare questa Roma qui in questo momento di campionato, ma dall'altra parte sono anche un pochettino fiducioso. Ecco, speriamo che come col Venezia si possa vedere qualcosa in più, che possano smentirmi, che si possa fare bene. Io non dico ovviamente di andare a vincere la partita, perché potrebbe essere una possibilità su 100, ma qualora ci fosse anche solo quella una unica possibilità su 100, io voglio fidarmi che si possa andare a fare punti. Anche il pareggio mi starebbe benissimo, assolutamente. La vittoria sarebbe proprio l'apoteosi della gioia e della contentezza e dell'arrapamento più estremo. Una sconfitta è preventivabile, però non voglio pensare tanto alla sconfitta. Non voglio andare a guardare quel risultato lì. Non adesso, almeno, che siamo
al 28, mancano 3 giorni ancora per andare a giocare, quindi voglio dire, iniziare a fasciarsi la testa già da adesso veramente non avrebbe senso. Quindi, ragazzi miei, questo è tutto per oggi. Spero di aver toccato tutti i punti che mi sono scritto qui nel blocco note. Spero di sì, spero di non aver saltato nulla. No, siamo al completo, ok, abbiamo detto tutto. Quindi, ragazzi miei, io vi saluto. Sempre Forza Lecce, sempre, sempre, sempre. Fatemi sapere qui sotto la vostra nei commenti. Lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao ragazzi.